fare questo progetto, quindi dobbiamo andare sulla nostra tela. Come prima cosa andiamo a prenderci tra le forme un quadrato. Questo quadrato gli dico che deve essere di una misura di 9,75 per 9,75. Di questi quadrati me ne occorrono 5, quindi basterà andare qui su duplica e me ne duplico 5. Per una ragione di comodità li trasformerò tutti e 5 in bianchi. Adesso riduciamo un attimino, ok, il nostro telaio, così vediamo meglio. Uno andrà al centro, uno andrà qui alla parte superiore e uno andrà qui alla parte inferiore, in questo modo. Ora li vado a avvicinare. Questi quadrati devono leggermente toccarsi, cioè devono toccarsi. Adesso per allinearli tutti quanti io li vado a selezionare, vado su allineamento, centra orizzontalmente e me li ha centrati in modo orizzontale. Adesso, anzi facciamo così, me li vado a selezionare, vado qui e faccio fondi. Allora, come vedete non me l'ha fusi, questo perché, anche se mi ha creato un unico pezzo, perché io non li ho uniti, quindi in questo caso basterà ritornare indietro, quindi riseparare tutti gli elementi, andiamo a spostarli leggermente, ok, ricontrolliamo che siano ben allineati e poi facciamo fondi. Adesso vedete me li ha fusi. Adesso io vado ad appoggiare questo e questo di qua, anche questi devono comunque toccare le mie linee. Prendiamoli tutti e diciamo questa volta che deve essere centrato verticalmente. Ok, adesso vado sempre su combina fondi e anche questa volta non è andata, quindi torniamo indietro, anzi prima di proseguire creiamo un altro quadrato che ce lo teniamo per dopo, poi vi faccio vedere il perché. Quindi rispostiamo un attimino questi qui un pochino perché non si erano fusi insieme, riprendiamo di nuovo tutto quanto tranne questo che ci servirà in un secondo tempo, andiamo qui e gli diciamo centra verticalmente e ce l'ha centrato, andiamo di nuovo qua e facciamo fondi. Ok, questo non ce l'ha fuso, quindi torniamo indietro, riprendiamo questo, lo spostiamo leggermente, ricentriamo e facciamo questo lavoro fino a che non ci fonde tutti i pezzi insieme. Ok, adesso ce l'ha fusi tutti insieme. Adesso dobbiamo prendere un triangolo rettangolo. Il triangolo rettangolo qui su forme non c'è, ma niente paura, perché basterà andare su immagini, scrivere triangolo rettangolo, andare su invio e qui ci trova dei triangoli rettangoli, anche quelli non rettangoli. Per quello che ci occorre a noi va benissimo questo, anche se ha questo piccolo angolino, ma non vi preoccupate perché vi faccio vedere come eliminarlo. Quindi faccio aggiungi alla tela. Questo adesso dobbiamo andarlo a modificare, abbiamo detto, quindi vado su sagoma. Ora mi elimino queste due sagome e mi lascio solo questa sagoma, perché questa è quella che realmente a me occorre. Una volta fatto ciò, me lo coloro sempre di bianco, selezioniamo il nostro triangolo. Questo triangolo deve essere di 9,75 per 9,75, quindi apro il lucchetto e scrivo 9,75 qui e premo invio e scrivo anche 9,75 di qua.
quindi sia altezza che larghezza deve essere di 9,75. Ok, adesso lo appoggio qua. Di questi me ne occorrono 4. Perfetto. Ok, allora, quindi questo adesso lo devo mettere come per i quadrati il più vicino possibile, quindi qui sovrapposto al resto della mia figura, che adesso è diventata tipo una sorta di più. Ok, anche quest'altro devo fare la medesima cosa, ma lo devo girare, quindi vado su capovolgi e lo capovolgo. Ok, lo sistemo anche questo qui bene, cercando di essere precisa. Ripeto la stessa operazione anche per gli altri due, quindi mi prendo questo, gli dico capovolgi, qui, capovolgi, e me lo capovolge, però deve essere capovolto anche, oltre che orizzontalmente, anche verticalmente, perché dobbiamo mettere la parte di sotto. La stessa cosa questo, gli devo dire che deve essere capovolto verticalmente e me lo trovo già bello pronto da inserire qui. Adesso me li avvicino come ho fatto per gli altri due. Adesso riduciamo un attimino così vediamo meglio. Quello che dobbiamo andare a fare è selezionare il tutto e andare su combina e fondi. Ok, questo non me l'ero sistemato bene, quindi torno indietro, devo sistemare solo questo, quindi me lo mando un pochino più giù, combina, fondi, e adesso è perfetto. Ora che abbiamo questo nostro quadrato che ci eravamo tenuti da parte, lo mettiamo qui al centro, è andato sotto, a me serve sopra, quindi me lo sposto sopra qui dai livelli, seleziono il tutto, vado qui su allineamento e gli dico che me lo deve mettere al centro. Adesso mi seleziono solo il quadrato e questo siccome non deve essere tagliato ma deve venire una cordonatura, vado su opzioni, cordonatura, e così mi ha creato la cordonatura solo del mio quadrato. Quello che devo andare a fare adesso è creare quindi altre cordonature, altre linee di cordonatura e anche altri tagli. Quindi ora per fare ciò vado su forme, prendo questa che è la cordonatura, me la posiziono qui e questa gli dico deve essere lunga di 9,75, quindi vado qua e modifico 9,75, invio. Non la voglio come cordonatura, ma in questo caso la voglio come taglio, un taglio base. Di queste me ne occorrono 4, quindi me le duplico 4. Ora prendo la prima, me la sistemo per bene qui, cercando di metterla il più preciso possibile come finisce questa cordonatura fino ad arrivare fino a questo angolino qui su. Quindi lo dobbiamo spostare un altro po'. 1, la stessa cosa la ripeto anche per quest'altro e per quelli di sotto. Ok, adesso che mi sono selezionate tutte quante le parti che devono essere tagliate, devo creare della cordonatura invece su questi punti. Quindi vado di nuovo su forme, prendo una linea di cordonatura, gli dico che deve essere sempre di 9,75, invio, e di queste me ne occorrono sempre 4. Però queste 4 mi servono tutte e 4 orizzontalmente, quindi io me le seleziono, vado altro e gli dico che le deve ruotare di 90 gradi. Ok, adesso che le mie linee orizzontali, ne prendo una e incomincio a sistemarmele sempre come prima, cercando di essere il più precisa possibile per metterle quindi
nel punto giusto. E questo per ora è terminato, quindi questo lo raggruppo tutto, cioè lo prendo tutto e gli dico lega. Allora, vedete qui è uscito questo punto esclamativo perché andandoci sopra vi dice che deve essere di 29,21, non può essere né più grande né più piccolo, quindi cioè più piccolo sì ma più grande no, deve rientrare in queste due misure che ci dà il computer, perché poi sarebbero le misure del nostro tappetino, quindi invece noi come vedete ce l'abbiamo più grande. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è andare a ridurre un pochino, lo facciamo diventare di 29,21, però anche di qua deve essere di 29,21 perché a noi comunque ci serve che deve essere uguale su tutti i lati, quindi 29,21 anche di qua. Ricordatevi che quando dovete modificare non in modo proporzionale tutte e due le misure, ma devono essere diverse, insomma, o come in questo caso, va sempre aperto il lucchetto. Ok, adesso che abbiamo quindi sistemato questo, proseguiamo per la decorazione degli interni della nostra scatola. Quindi come interno noi ci occorre, andando qui, un triangolo. Questo triangolo lo coloriamo, vediamo, di rosa, così, cambiamo. Seleziono il mio triangolino e gli dico che voglio una larghezza, quindi una base sotto, di 8,202. Invio. L'altezza non va bene questa qui che mi dà loro, apro il lucchetto e gli dico che voglio un'altezza di 4,099. Invio. Ok, e questo è un nostro triangolino, perché poi sarà un triangolo che dovrebbe venire qui, poi vi faccio vedere come. Di questi ce ne occorrono due, quindi ora li duplico e per ora me li metto da parte. Poi mi serve sempre un triangolo rettangolo, quindi come prima, anzi se voi lo fate prima evitate di rifare il passaggio che sto facendo io, quindi triangolo rettangolo, lo seleziono, vado, perché mi ero scordata di crearmene due, ma se lo fate prima evitate di fare di nuovo tutto questo passaggio che l'avevamo fatto poco fa. Ok, adesso questo gli dico che lo voglio di quest'altro colore, perfetto. Questo triangolo rettangolo deve essere una base di 8,65, quindi vado qui e gli dico 8,65, invio. Però l'altro lato, quindi l'altezza era sempre 8,65, se no altrimenti non va bene per quello che ci serve a noi, 8,65, invio. Ok, di questi me ne occorrono due, quindi duplico e per ora me li metto tutti e due qua. Adesso dobbiamo invece crearci queste altre due decorazioni. Queste altre due decorazioni come facciamo? Allora, andiamo su forme, prendiamo un quadrato. Questo quadrato gli diciamo che deve essere di 9,56, 9,56. Invio. Lo coloriamo, vediamo un po', questo lo facciamo quest'altro colore. Di questi me ne occorrono due, quindi lo duplico. Adesso bisogna metterli vicini, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima con questa figura grande qua, li dobbiamo mettere leggermente uno sull'altro, il più vicino possibile. Ok, selezioniamoli entrambi, poi andiamo su allineamento, gli diciamo di allinearle orizzontalmente,
ok, ok, sempre tenendoli quindi evidenziati, quindi li selezioniamo entrambi, combina e fondiamo. Perfetto. Adesso ci serve un'altra figura, quindi andiamo su forme e andiamo a prenderci questa forma deve avere una larghezza di 9,056, quindi 9,056, invio, ok, e l'altezza non la voglio di questa che insomma mi danno loro in default, quindi apro l'occhetto e gli dico che l'altezza invece deve essere di 1,5, 1.5. ora lo devo ruotare perché lo devo andare a posizionare su questo lato, ma lo devo anche colorare, quindi lo coloro, poi sempre tenendolo selezionato vado su altro e gli dico ruotalo a 90 gradi. Ora me lo prendo e me lo questo qui me lo vado a sistemare qui vicino, cercando sempre di metterlo un pochino sovrapposto. Seleziono entrambi, gli dico di allinearlo centro verticale in questo modo, ok, seleziono, combina, fondi e ok, ci siamo trovati questo bellissima forma. Ora mi serve un altro quadrato, quindi vado qui, mi prendo un quadrato e questo quadrato gli dico che deve essere di 9,056, ok, me lo posiziono qui vicino. In questo caso posso anche selezionare questi due, andare su allineamento, di allinearlo tutto a sinistra e di allinearlo tutto in basso, ok, così sono sicura che me l'ha allineato preciso dove mi occorre. Poi vado sempre su forme, prendo la cordonatura, questa cordonatura deve essere alta di 9,056, invio questa cordonatura adesso la devo prendere e me la devo posizionare per bene qui, ok, devo metterla quindi proprio attaccata vicino al quadrato. Una volta quindi che l'ho messa per bene vicino al mio quadrato, vedete che si sovrappone sul quadrato, prendo il quadrato e lo posso anche levare, oppure se non voglio per ora levarmelo perché magari me lo voglio tenere comunque come punto di riferimento, posso prendere il quadrato, spostarmelo di qua e rifare la stessa cosa che avevamo già fatto. Semplicemente basterà prendere questa linea, duplicarla, metterla qui, ok, così, e ce la sistemiamo quindi da questo punto a quel punto lì sotto, perché dobbiamo poi andare a fare una piega in questo punto, ok? Adesso che anche questa è fatta, dobbiamo andare a fare una piccola incisione, incavatura qui, un piccolo taglio, perché questa poi diventerà una taschina. Quindi adesso cosa faccio? Io vado su forme, mi seleziono questa forma, gli dico che deve essere di 8,056, ok, e invece per quanto riguarda la larghezza non la voglio così larga, ma la voglio di 2 centimetri, ok. Adesso vado qui, gli dico di ruotarla a 90 gradi, perfetto, me la prendo e me la posiziono qui, così.
Adesso seleziono la mia taschina, seleziono quindi anche quest'altra forma, quindi tutto, e vado su scomponi. Adesso qui abbiamo dei pezzi che non mi occorrono, basterà andare a cancellarli, però qui vedete mi ha creato questo piccolo linea, questa non ci doveva essere, quindi torniamo un attimo indietro, questo perché sicuramente io ho posizionato troppo in alto questa mezzaluna, quindi la sposto un pochino più bassa, quindi adesso mi riseleziono lei, mi riseleziono nuovamente questo, vado di nuovo su scomponi. Ok, adesso va bene perché io poi mi elimino queste che sono tutte cose in eccesso. Vedete, mi ha creato questo piccolo incavo. Le cordonature sono qui sotto perché mi ha portato semplicemente l'ultima cosa che abbiamo fatto in alto, quindi basterà spostarla giù e ecco qui il risultato. Ok, adesso che abbiamo questa figura la selezioniamo tutta e gli diciamo lega. Di queste diciamo che ce ne occorrono due, quindi ne prendiamo due e le mettiamo qua. Ok, selezioniamo queste due, gli cambiamo un attimo colore, quindi le riportiamo a questo colore. Allora questa e questa, lega, ne selezioniamo queste, gli diciamo il colore che vogliamo, dopodiché selezioniamo tutto e gli diciamo lega e così mi rimane il colore che io ho scelto. Questa va bene invece così com'è. Ok, adesso quindi abbiamo detto che ricontrolliamo tutti i nostri pezzi, questa e queste che sono le taschine che andranno una qui e una qui. Questi pezzi invece sono quelli per diciamo decorare queste due parti. Adesso ci manca il centro. Al centro io ho pensato di mettere una ulteriore scatola che poi andrà aperta e lì dentro poi ci troverà il regalino o i soldi, insomma quello che uno ci vuole mettere. Cosa fare? Per non star lì adesso a diciamo creare questa scatola, insomma se ne trovano tante perché comunque Design Space ce n'ha tante. Io sono andata su progetti, qui scriviamo box, invio e qui come potete vedere ce ne sono tante di scatoline belle. Quella che a me piaceva, quindi quella che io ho pensato di utilizzare per questo progetto è questa. Quindi adesso faccio personalizzo, adesso riduciamo un attimino. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è intanto eliminiamo tutte quelle parti che a noi non ci servono, quindi tipo questo bigliettino, se non vi interessa inserirlo qui insomma all'interno possiamo anche eliminarlo. Possiamo eliminare anche diciamo tutte quelle parti, intanto leviamo qua lega, ok, quindi andiamo a eliminare tutto quanto tranne questa parte, questo ce lo lasciamo, ok? Quindi ora questo faccio così per far prima, chiudo l'occhietto, seleziono tutto questo, cancello e adesso riapro l'occhietto, così mi sono eliminato tutto ciò che non mi corre in poco tempo. Adesso devo andare su forme e prendere un quadrato. Questo perché? Perché noi dobbiamo rendere questa scatola della grandezza che a noi ci occorre, perché dobbiamo inserirla all'interno di quella parte che avevamo creato. Quindi cosa faccio? Prendo questo quadrato e gli dico che questo quadrato deve essere di 9 per 9. Quindi io qui faccio 9 e in automatico mi dà un 9 per 9. Questo quadrato lo devo ruotare perché lo devo mettere esattamente questo lato parallelo alla cordonatura della scatola. Me lo posiziono in questo modo, poi clicco sulla scatola e adesso incomincio a diminuire la misura della scatola. Perché? Perché il quadrato deve diventare perfettamente la scatola, o meglio questa cordonatura centrale deve diventare esattamente della stessa grandezza del mio quadrato, quindi il quadrato sarà il mio punto di riferimento.
che ora più che un quadrato è un rombo, quindi diminuiamo, ogni tanto controlliamo se siamo arrivati alla misura corretta. Ok, quindi una volta arrivata alla misura corretta, il nostro quadrato barra rombo si può eliminare e adesso abbiamo quindi già pronta la nostra scatola da tagliare per mettere all'interno della scatola che abbiamo. Un'altra cosa che dobbiamo andare a preparare è il coperchio della scatola esterna. Quindi come fare? Per preparare questo coperchio basterà quindi prendere un quadrato, questo me lo vado a posizionare qui sotto, così almeno il coperchio ce lo mettiamo qua sotto. Prendo il quadrato, questo quadrato gli dico deve essere di 9,9 perché deve essere più grande ovviamente della parte sotto della scatola, 9,9. ok, a questo quadrato, che per ora me lo faccio bianco, dobbiamo aggiungere 4 rettangoli, quindi andiamo su forme, prendiamo un altro quadrato, gli diciamo che deve essere largo sempre 9,9, ma l'altezza non va bene 9,9, quindi apriamo il lucchetto e gli diciamo che l'altezza deve essere di 3,15. ok, quindi questi abbiamo detto che ce ne occorrono 4, prima lo coloro di bianco e poi andando sul più me ne creo 4. Ora uno andrà qui, uno andrà qui, un altro poi deve andare su questo lato, un altro deve andare su questo lato, quindi andiamo su altro, gli dico che lo deve ruotare, quindi facciamo così, le selezioniamo entrambi ed a entrambi gli dico che lo deve ruotare, così in una sola volta facciamo insieme a 90 gradi. Ok, ora questo me lo porto di qua e questo me lo porto di qua. Adesso, come abbiamo fatto pure prima, dobbiamo mettere esattamente questi. Allora, facciamo se ingrandiamo un attimo, perché adesso dobbiamo essere precisissimi. Dobbiamo mettere questa base di questo rettangolo su questo quadrato. La stessa cosa questo su questo, così. Poi selezioniamoci questi 3 pezzi e gli diciamo che devono essere allineati insieme. La stessa cosa facciamo qui, quindi andiamo a sistemarci questo qua, ci sistemiamo questo di qua, ok, prendiamo questi 3 pezzi, quindi io seleziono solo 1, 2, 3, questo sopra e sotto no, e gli dico che deve essere sempre centrato verticalmente. Ok, adesso seleziono tutto e facciamo la prova del 9, ovvero combina fondi. Perfetto, mi ha fuso solo questo, quindi torniamo indietro. Questo me lo devo avvicinare un pochino di più qua, questo me lo devo avvicinare un po' in più in qui e questo pure un pochino più su. Ripetiamo. Adesso un'altra cosa, dobbiamo prendere un altro quadrato, ok, questo quadrato gli diciamo che deve essere di 9 per 9,9, 9,9 per 9,9, ok, sempre bianco, però questo lo voglio cordonato, perché? Perché in questo caso io devo andare a fare la cordonatura qui, ok, me lo devo posizionare esattamente qui al centro, quindi seleziono tutto, così, vado su allineamento centrato, ok, e me l'ha centrato, perfetto. Adesso però devo fare qui le alette per chiudere il mio coperchio, quindi vado su forme e mi vado a prendere questa figura gli dico che deve essere di 3,15 la larghezza, mentre l'altezza non va bene questa che mi danno, ma gli dico che deve essere di 2 centimetri, quindi cancello 2, invio. Ok, ora lo coloro sempre di bianco e di questi me ne occorrono 4. Ok,
questo lo devo posizionare uno qua, uno qua, mentre questo e questo vanno sotto, quindi me li seleziono entrambi, poi vado su capovolgi e dico capovolgi verticalmente, così me li ha capovolti tutti e due direttamente in giù, e me ne metto uno qui ed un altro me lo posiziono di qua. Ok, adesso sempre come sempre cerchiamo di essere precisi, di metterli bene. Ora selezioniamo tutto quanto, quindi questo, 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 questo. Una volta selezionato tutto, quindi prendiamoceli tutti questi, andiamo su combina e facciamo fondi. Perfetto, la squadratura me l'ha portata sotto, ma non fa nulla perché io basta che la prendo e me la trascino sopra. Adesso che sono arrivata a questo punto devo fare solo delle ultime piccole cordonature e anche il coperchio è terminato. Ora devo fare la cordonatura che va da qui a qui. Abbiamo detto che questa come larghezza era di 3,15, quindi ora io qui gli dico che deve essere di 3,15. La devo ruotare, quindi vado qui, scrivo 90 gradi e l'ho ruotata. Di queste me ne occorrono 4, quindi vado sul più e me ne creo 4 e poi le prendiamo direttamente da qua, ingrandiamo un po', ok, e me le vado a selezionare, quindi me le vado a sistemare per bene tutte quante qui, quindi cercando di essere il più precisa possibile. Ok, e anche il coperchio è terminato. Ok, e questi quindi sono tutti i nostri pezzi. Adesso vi faccio vedere come poi verrà composto. Verrà messo un pezzo qui, questo qui invece dovrà andare qui in questo modo. Allora, così, questo leggermente più giù. Comunque poi metteremo uno qui e uno lì. Questo ora lo capovolgo perché poi andrà invece di qua, così, e questo qui pure lo capovolgiamo così in testa all'ingiù perché andrà messo qui. Ecco qua. Queste invece saranno le taschine che poi andranno una qui, la scatola che andrà messa qui al centro e il coperchio. Poi se volete potete creare dei bigliettini, quindi basterà fare un quadrato e sopra poi decorate voi, magari se volete fare l'effetto con la penna, quindi il disegno, insomma questo poi è facoltativo, insomma vedete voi come completare. Se io vado avanti e faccio crea, scelgo il tappetino, vado avanti, ecco qua. Allora, quindi entra perfettamente nel nostro tappeto 30x30, quindi questa è la prima parte dove farà taglio, base e cordonatura. Questa è la seconda parte dove farà sempre taglio, base e cordonatura. Poi abbiamo questa che invece è la scatola e anche qui farà cordonatura e taglio base. E poi abbiamo questi altri pezzi che poi andrà e le andrà a tagliare tranquillamente. Anche questo qui abbiamo taglio base e cordonatura. Voi l'importante vedete sempre cordonatura e taglio base, e il taglio base perché questi sono semplicemente tagliati. Facciamo continua e come sempre poi selezioniamo, insomma la macchina è staccata, comunque poi andiamo e selezioniamo poi il materiale da tagliare. Bragio, mi sono accorta di un piccolo errore, ovvero questa taschina, avendo soltanto fatto la chiusura qui sotto rimaneva aperto, quindi se mettevamo un bigliettino scendeva sotto, quindi bisogna creare una aletta anche qui. Adesso vi faccio vedere su quest'altro quindi come creare questa altra aletta. Dobbiamo fare altro che ripetere
dobbiamo fare altro che ripetere l'operazione che abbiamo fatto prima, quindi andare su forme, prendere questa forma e dirgli che questa forma la voglio di una larghezza, quindi questa parte qui sotto della base deve essere di 9,056. L'altezza invece non va bene questa che abbiamo, quindi la cancelliamo e scriviamo 1,5. Adesso questa la posizioniamo qui, cercando di essere il più preciso possibile come sempre. Selezioniamo questo e andiamo, anzi prima leviamo il lega, quindi andiamo qua, disaggrega, selezioniamo questo che abbiamo appena fatto, selezioniamo solo la parte viola, quindi senza la cordonatura. Adesso che abbiamo selezionato tutto andiamo qui e facciamo fondi. Perfetto, niente paura perché non ha fatto altro che prendere e metterci questo dietro. Come andare qui, ok, quindi era qui, ho levato il lega su quello che non andava tolto. Vabbè, comunque selezioniamo questo e gli diciamo lega, così questo è già pronto per il taglio. Invece quest'altro dobbiamo avere quindi le due cordonature laterali e questa che è la figura che abbiamo appena fatto la fusione. Ora dobbiamo andare a fare una cordonatura qui, quindi basterà andare di nuovo su forme, prendere questa e tranquillamente dirgli che deve essere alta 9,056 e deve essere orizzontale, quindi la ruotiamo di 90 gradi. Ok, 90 gradi. Ora ce la prendiamo e ce la posizioniamo qua. Ok, adesso prendiamo questa linea che ci siamo appena fatti e ce la portiamo qua alla figura di sotto. Perfetto. E così abbiamo fatto anche quest'altra piccola aletta che ci servirà poi per chiuderla qui e qui, così che abbiamo tutti i lati, i tre lati chiusi e solo un lato aperto che dove poi infileremo il nostro biglietto. E voilà, ecco il risultato, vedete? Guardate quanto è bella, io la trovo bellissima. Questo è come si presenta l'apertura, guardate quanto è bella, poi con questa scatola qui centrale dove dentro potete mettere qualsiasi cosa, qualsiasi pensierino, soldi, insomma quello che volete. Abbiamo poi spazio per tantissimi biglietti dove scrivere auguri, dove scrivere tutto ciò che voi insomma volete, frasi, dediche e così via. Poi qui in seguito farò un altro video dove farò vedere quindi come personalizzare questi bigliettini per rendere il tutto ancora più speciale e particolare, proprio per
appunto personalizzarli per la persona a cui volete regalare questa scatola. Spero che questo video l'abbiate trovato interessante e che insomma grazie a questo video potete imparare qualcosa di nuovo e diverso dal solito. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e condividete, condividete, condividete. Se avete dubbi e domande scrivetemi qui sotto che io così poi vi potrò rispondere. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi e accendete la campanellina così che vi arrivano le notifiche. Poi se volete potete iscrivervi anche a tutti gli altri miei social dove anche lì pubblicherò sempre tantissimi altri bei video e altre cose nuove. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!